Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vediamo come dipingere un modello utilizzando i colori pastello, colori caratterizzati da una forte luminosità e bassa saturazione, creando comunque i giusti contrasti. Nello specifico proveremo queste tonalità su un carinissimo modello di Cobra Mode stampato in resina, di cui trovate il link qui sotto. Prima di cominciare vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione per iscrivervi al canale ed entrare a far parte della community. Iniziamo quindi dal primo step, ovvero il primer. Visto il caldo di questi giorni, per chi solitamente usa il primer a bomboletta e non dispone di un aerografo, è una buona opzione anche stenderlo a pennello, come vediamo qui. Consiglio i colori Molotov che sono pronti all'uso e di usare un vecchio pennello per non rovinare i migliori. Dato che useremo colori molto chiari e luminosi, il primer chiaro è quasi una scelta obbligata, ma comunque sconsiglio quello bianco. Una volta asciutto possiamo dipingere i vari elementi partendo dai pantaloni. Pur trattandosi di colori pastello è importante ricordare che non possono essere tutti troppo desaturati, ma è importante creare una base sufficientemente satura e in contrasto o non si percepirà il volume. Per questo, avendo in mente un color salmone, creiamo una base rossa scura, che ovviamente diventa rosata per via del bianco, ma che carichiamo di colore con un po' di arancione. Creiamo diverse tonalità aggiungendo sempre più bianco e al contrario di ciò che facciamo di solito, ovvero partire dal colore più scuro delle ombre, partiamo invece da quello intermedio. Questo perché se partissimo da un colore troppo scuro, l'utilizzo del primer chiaro sarebbe completamente vanificato. A questo punto passiamo alle ombre, per le quali usiamo il colore più scuro tra quelli creati. Andiamo quindi con precisione a individuare tutte quelle zone concave in cui non arriva la luce, nel nostro caso le pieghe del tessuto, e quelle zone in cui magari gli elementi più esterni, come il cappotto, possono creare delle ombre. Dobbiamo ricordarci ovviamente che stiamo ragionando al contrario rispetto al solito, quindi non tiriamo fuori i volumi più sporgenti, ma piuttosto diamo profondità a quelli nascosti. Per ammorbidire gli stacchi creiamo un mix dei due colori, ne teniamo davvero poco sul pennello così da averne il pieno controllo e senza essere troppo incisivi andiamo a dipingere delicatamente sulle linee di stacco. Dato che si tratta di una superficie davvero piccola, nella quale seguire una specifica direzione di pennellata è difficile, anche solo posizionare piccole e brevi pennellate è sufficiente per creare l'illusione di una sfumatura liscia. Ovviamente facciamo lo stesso su ogni parte del pantalone, tenendo in considerazione il fatto che zone più lisce e ampie richiedono sfumature più ampie. Ora che abbiamo ombra e mezzotono, ci serve il terzo step, ovvero la luce. Con il più chiaro dei tre, quello che effettivamente è un colore pastello, aggiungiamo i volumi alle parti più in vista, sempre ricordandoci di rimpicciolire la zona colpita e di non coprire nessuno degli step precedenti. Io sto usando sempre lo stesso pennello, un numero 2 di Rubloff, ma nulla vieta di usare pennelli più sottili in caso di necessità, anche se vi sconsiglio quelli eccessivamente fini che rendono difficili le sfumature. Sfumiamo poi esattamente come abbiamo fatto allo step precedente, posizionandoci a cavallo tra le luci appena messe e il mezzotono esistente. Possiamo lavorare sulle sfumature fino a quando raggiungiamo un livello di morbidezza nei passaggi che ci soddisfa, ricordando che carnagione e vestiti richiedono superfici piuttosto lisce. Per dare un ulteriore guizzo di lucentezza a questi pantaloni, inseriamo alcuni piccoli accenni ancora più chiari, da sfumare come abbiamo già visto, omettendo però le zone più in basso, vicino alle caviglie, e anche tutta la parte posteriore, in cui per coerenza possiamo fermarci sempre ad uno step in meno di luce rispetto al davanti. Dato che la personalizzazione tramite piccoli dettagli è una caratteristica che consiglio sempre, aggiungiamo piccoli ricami davvero semplici da realizzare con il colore bianco. Ma per non farli sembrare finti e integrarli meglio al resto, come abbiamo già visto per i tatuaggi e altre cose simili, usiamo un leggerissimo glaze di colore rossastro dei pantaloni, quasi impercettibile sopra i ricami. Ora che abbiamo il nostro primo colore per la miniatura, possiamo affidarci all'utilissima ruota dei colori per scegliere quali altri abbinare. Questa volta, dato il soggetto stravagante, possiamo scegliere un'armonia a 4 colori, che oltre al color salmone comprende 3 colori, che potremmo sintetizzare in un verde, un viola e un azzurro.
Ognuno di essi andrà bilanciato a livello di saturazione, ma sappiamo che possiamo andare tranquilli nel mischiare così tanti colori perché abbiamo usato la ruota per individuarli. Iniziamo quindi dal giallo-verde del cappotto. Ho ottenuto la tonalità che volevo unendo giallo, verde, ma anche una punta di nero e ovviamente bianco per desaturare e illuminare i mix ottenuti. Come prima partiamo da un colore intermedio per non scurire troppo la base e avere poi difficoltà a stendere i colori più chiari. Cerchiamo di raggiungere ogni anfratto con pazienza per evitare di sporcare il lavoro fatto sui pantaloni. Una volta stesa la base con il colore scuro, possiamo scurire i profili rivolti verso il basso per una maggiore rifinitura e inserire anche delle cuciture per rendere le superfici più interessanti. Come zone in ombra possiamo ricordarci di evidenziare quelle che verrebbero coperte da oggetti posti al di sopra, come la manica che fa ombra al lembo sottostante o la spada. Al contrario di prima, qui le superfici sono più lisce, quindi per sfumare è bene usare pennellate tutte in un unico verso. Nello specifico, scegliendo il colore del mezzotono e usandolo come velatura, possiamo coprire le linee di stacco con pennellate tutte nella stessa direzione, dallo scuro verso il chiaro, riportando quindi il colore nella sua zona di appartenenza. Lo facciamo ovunque sia necessario, per poi cominciare a dare molta più luce al tessuto del cappotto usando il più chiaro dei verdi creati prima. Qui i volumi sono piuttosto piatti e di conseguenza anche queste parti chiare saranno più ampie rispetto ai punti luce sui pantaloni. Per il retro, per coerenza, arriviamo ad una luce più scura rispetto a quella usata davanti. Prima di passare alla sfumatura dobbiamo assicurarci però che queste nuove zone schiarite siano davvero coprenti, che non lasciino intravedere il colore sotto, per evitare di dover sistemare anche quello in seguito, quindi se necessario le ripassiamo con una seconda passata. Cominciamo poi a sfumare come abbiamo visto poco fa, dallo scuro verso il chiaro, ovvero verso la sua zona di appartenenza. Capire questo concetto per il verso della pennellata è importante, perché come possiamo vedere qui, se facessimo la pennellata nel verso contrario, usando un colore scuro portato verso il chiaro, si vedrebbe una sorta di linea creata proprio dalla pennellata sbagliata, che ovviamente poi dobbiamo sistemare con altre pennellate e i colori giusti. Anche qui, per rendere ancora più pastello l'aspetto generale, aumentiamo con ulteriori passaggi di luce da lavorare come abbiamo già visto, per ottenere alla fine un cappottino davvero scintillante. Il terzo colore individuato sulla ruota è un viola, quindi con un viola già poco saturo, da schiarire ulteriormente con del bianco, creiamo una base piena e coprente per la sciarpa. In questo caso abbiamo delle pieghe ancora diverse, strette come quelle dei pantaloni ma in verticale, e quindi richiedono una lavorazione ancora diversa. Dobbiamo tenere in conto le ombre che percorrono la sciarpa per l'intera lunghezza, oltre ai profili da scurire per dare maggiore definizione e infine le parti bombate sul collo, rivolte verso il basso, a cui dare ombra per distinguerle dal blocco successivo. Anche la sfumatura tra ombra e mezzotono può essere meno marcata, ma con grande enfasi per le parti in luce, che andranno a illuminare alcuni punti specifici in ogni elemento per creare un po' più di movimento. Una piccola e semplice decorazione non guasta neanche in questo caso, da realizzare con semplici punti di dimensioni diverse che vanno poi a diradarsi verso il centro della sciarpa, ovvero la zona più luminosa. Per quanto riguarda gli accessori, ovvero i bottoni sul cappotto e altri che vedremo fra poco, ho deciso di creare elementi riflettenti con il metallo non metallo, ma per ora stendiamo una base nera coprente per ridefinire le zone da eventuali sbavature precedenti e per partire da una base uniforme. Sfruttiamo questo colore anche per i capelli, che essendo ben visibili sulla miniatura, creeranno un elemento scuro che ben bilancerà tutti gli altri colori chiari della miniatura. Ai colori scelti sulla ruota possiamo ovviamente affiancare i cosiddetti colori neutri con cui colorare gli elementi secondari. Quindi scegliamo un grigio per la maglietta, il viso che spunta da sotto la maschera e i calzini. Questo grigio lo possiamo lievemente schiarire fino ad una sorta di bianco, ma ricordando che i calzini sono più in basso rispetto alla testa, quindi dovranno essere più scuri.
Altro colore neutro è il marrone e lo usiamo per la fascia, la cintura e tutti gli elementi da fare in oro. Lo uniamo a giallo e bianco per creare due mix semplici di color ocra, con i quali fare appunto il metallo non metallo sugli accessori di cui abbiamo parlato prima. Ho fatto un intero video dedicato a questa tecnica che trovate qui sotto in descrizione. Trattandosi di elementi molto piccoli, qui dovremo sintetizzare i giochi di luce e ombre in piccoli spazi e dare subito enfasi a ciò su cui si riflette maggiormente la luce senza sfumare. Ovviamente nulla vieta di usare i colori metallizzati, ma come sapete a me questa tecnica piace molto e la finitura di questa tecnica ben si sposa con il tema dei colori pastello. Per le campanelle nei capelli, invece, una lieve sfumatura aiuterà a rendere liscia la superficie. Con un marrone freddo e un pennello sottile rendiamo appena più usurata la cinghia, così da mantenere l'alternanza di superfici lisce e plastiche ad altre più lavorate. Mancano ancora pochi elementi per finire la miniatura, uno dei quali è proprio la maschera da coniglio. Per dipingerla ho deciso di usare lo stesso colore rossastro che abbiamo usato all'inizio per i pantaloni, ma senza scaldarlo con l'arancione come abbiamo fatto prima, lasciando quindi che diventi rosato. Dato che l'obiettivo è arrivare ad un rosa molto chiaro, quasi bianco, anche la base di conseguenza è più chiara se paragonata alle ombre degli altri elementi. Proprio per questo possiamo tranquillamente partire dal colore dell'ombra, a differenza di quanto abbiamo fatto prima, e tirare fuori i pochi volumi presenti sfumando a dovere ogni transizione. Con colori così chiari è importante sciacquare sempre il pennello e asciugarlo quando si passa da un colore all'altro, perché il bianco tende a rimanere di più nelle setole e a sporcare i colori successivi. Mancano ancora solo i capelli, a cui dobbiamo spezzare un po' questo effetto piatto. Per farlo creiamo delle strisce di luce trasversali molto larghe nel punto più voluminoso di ogni blocco. Al centro di queste strisce e con un grigio ancora più chiaro inseriamo degli intensi riflessi di luce, lavorando con più precisione e segniamo le singole ciocche di capelli. Le sfumiamo e se necessario reintensifichiamo alcuni punti chiari. Una volta che siamo soddisfatti del risultato, siamo pronti a passare all'altro elemento importante di questa miniatura, ovvero quella sorta di nuvola, di striscia di fumo che contiene il soggetto e che allo stesso tempo le fa da sfondo, nella quale fanno capolino tre teneri coniglietti. Per farlo utilizzeremo il quarto colore della ruota, partendo da un azzurro dato ad aerografo. Anche qui i colori Molotov, che non nascono propriamente come primer, ma svolgono splendidamente questa funzione, ci velocizzano di molto il lavoro. Schiariamo appena il colore che già abbiamo e diamo volume ad alcune zone. Trattandosi di un elemento secondario che deve a suo modo portare l'attenzione al soggetto principale, è essenziale che sia meno definito, ma allo stesso tempo deve legarsi bene con esso. Per questo ho deciso di usare i coniglietti come elemento legante fra i due, andando a riprendere il colore usato per la maschera. Lo diluiamo correttamente con qualche goccia di thinner affinché funzioni all'interno dell'aerografo e coloriamo i tre coniglietti. Bisognerà lavorare con precisione o in caso anche semplicemente con il pennello se non ce la si sente di utilizzare l'aerografo. Schiariamo e diamo volume anche ai coniglietti, aggiungendo dei richiami cromatici anche nella parte azzurra. Otteniamo quindi un elemento che per colori richiama il davanti, senza però toglierne importanza. Ora basterà incollare tutto insieme su una basetta, non eccessivamente chiara, per creare un ulteriore elemento scuro come i capelli. Ecco quindi il risultato finale con un paio di dettagli semplici aggiunti ai coniglietti. Io spero che questo approccio colorato e luminoso alle miniature vi sia stato utile e soprattutto vi abbia invogliato a sperimentare con questa tipologia di colori. Non si presta sicuramente a tutti i soggetti, ma può essere un'interessante variante sul tema.
Sono curiosa di sapere cosa ne pensate, quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!